Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Innanzitutto, prima di iniziare a leggere il volantino della Lidl, voglio invitarvi ad andare a dare un'occhiata all'ultimo video che ho caricato che riguarda un incisore laser davvero straordinario. Tanti di voi sono appassionati di incisioni laser, tanti sono curiosi, vogliono vedere come funziona. Questo ha delle particolarità davvero incredibili e funziona benissimo, quindi andate a dare un'occhiata perché rimarrete stupiti. Adesso passiamo al volantino della Lidl. Questo contiene gli utensili Parkside per il nostro fai da te e ci saranno le uscite comprese fra il 18 e il 24 luglio 2022. Dal giorno 18 luglio troveremo diversi utensili molto interessanti. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e diamo un'occhiata. Iniziamo. E allora eccoci quindi a pagina 18 del volantino. Il primo utensile che troviamo in alto a sinistra è il miscelatore per colore e malta, adatto per tutte quelle situazioni nelle quali si debba impastare del materiale, quindi appunto la malta eccetera, oppure per miscelare il colore, per esempio per dipingere i muri di casa. In questo caso ovviamente è un utensile quasi professionale, infatti l'ho visto utilizzare anche in alcuni cantieri e se mi riesce, se recupero la foto, dato che l'ho visto utilizzare in un cantiere nella scuola di mia figlia, casomai metterò la foto in sovraimpressione. Allora costerà 49 euro e come possiamo vedere da questa didascalia ha un adattamento perfetto al materiale da mescolare, che sia liquido oppure che sia in polvere, grazie alla regolazione elettronica della velocità. Peserà 3,8 kg, assorbirà 1600 watt. Il numero di giri a vuoto nominale va da 0 fino a 800 al minuto e il cavo di alimentazione è lungo 4 metri. Non l'ho mai utilizzato, quindi non so dirvi delle impressioni su questo utensile, ma avendolo visto utilizzare in modo professionale ritengo che abbia delle buone prestazioni. Ancora più giù troviamo invece dei set di chiavi a bussola in valigetta, composti appunto da chiavi a bussola, una chiave a cricchetto, uno snodo cardanico, alcune chiavi per candela e poi degli accessori che ci permettono di utilizzarla come una chiave AT. Il materiale da cui sono composti è cromo vanadio e acciaio S2. L'alloggiamento per l'innesto della bussola è quadrato da 3 ottavi di pollice, quindi 10 mm. 24,99 €, 24 pezzi, secondo me è un prezzo molto conveniente. E tutte le bussole, tutti i set di valigette con bussola e chiave cricchetto della Lidl che ho provato finora hanno sempre funzionato benissimo. Però non è specificata la misura delle bussole, quindi questo dettaglio non so dirvelo. Andiamo ancora più in basso e troviamo una sega ad immersione con laser attivabile per una maggiore precisione durante il taglio, una profondità di taglio regolabile da 0 fino a 27 mm, con leva di serraggio rapido e scala di precisione. Sarà possibile collegarla anche ad un aspiratore esterno in modo da non lasciare polvere e trucioli sulla zona di lavoro, e il tubo flessibile che poi va a collegarsi all'aspiratore sarà lungo 2 metri. L'assorbimento sarà di 710 watt al costo di 69 euro. Il numero di giri a vuoto sarà di 5500 al minuto e in dotazione troveremo 3 lame, tra cui una da 80 denti, una da 60 e una da 30 denti. Lo stesso giorno a 9,99 € ci saranno dei set di lama. La sega di immersione, a differenza delle classiche seghe circolari non ad immersione, permette di iniziare un taglio partendo per esempio dal centro di una superficie. Adesso andiamo più avanti e troviamo la smerigliatrice doppia. Questa ve l'ho già recensita ed è un utensile con il quale mi trovo molto bene. Costerà 34,99 €. Il numero di giri a vuoto sarà di 2980 al minuto. La velocità di rotazione invece 23 metri al secondo. La grana delle due mole saranno una da 36 e una da 80, quindi differenti per poter decidere quale tipo di aggressione dare al materiale da levigare, e ciascuna mola avrà un diametro di 15 cm. È uno strumento molto silenzioso che in alcune circostanze diventa quasi indispensabile perché permette di rimuovere sbavature, di realizzare delle sagomature su pezzi di metallo, ma si può usare anche per rimuovere la ruggine e tante altre situazioni in cui appunto serve qualcosa che ruoti velocemente e che possa levigare. E poi c'è qualcosa che ogni volta nei volantini mi lascia un pochettino perplesso. Il grafico secondo me dovrebbe prendere qualche giorno di ferie e concentrarsi un po' di più, perché qua c'è scritto che in dotazione ci saranno 14 punte da 25 mm, una prolunga per punte da 60 mm e un cavo USB di tipo C per ricarica. Ragazzi, non si riferiscono a questo utensile, ma si riferiscono a questo avvitatore. È stato spostato più in alto questo dettaglio. Allora, questo appunto è l'avvitatore ricaricabile con batteria integrata che costerà 12,99 €, che può essere utilizzato soprattutto per applicazioni che non richiedono molta forza. Infatti va benissimo per montare per esempio i mobili dell'IKEA, telai per esempio di stampanti 3D, per lavorare sui computer e tanto altro. Io tra l'altro ce l'ho qua con me, mi fa sempre compagnia perché lo utilizzo tantissimo. Nella parte frontale ci sono questi due LED, cioè questa parte in gomma che in realtà serve a utilizzarlo eventualmente con accessori che poi vengono venduti
minuti extra, però quello che venderanno la prossima settimana rispetto a quello che io ho fra le mani, anziché avere 5 Nm dovrebbe avere 10 Nm, quindi è vero, è più forte, però c'è il rischio eventualmente, se utilizzato su superfici delicate, che si possano rompere perché non è dotato di frizione. Sulla destra invece ritorna la levigatrice a disco con motore a bassa vibrazione, e questo è verissimo, con velocità di levigazione a regolazione continua, piatto abrasivo con applicazione a strappo e piano di lavoro regolabile fino a 45 gradi o poco di più. In dotazione verranno dati 6 fogli di carta abrasiva con diversi tipi di grane, una battuta angolare, una morsa per metterla anche in modalità verticale, un adattatore per poterla collegare ad un aspiratore, più ovviamente la chiave a brugola per poter fare i vari fissaggi. Anche questa l'ho già recensita e anche per questa vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. E questa volta verrà venduta con 5 euro di sconto, quindi anziché 34,99 verrà a costare 29,99 euro. La sua potenza sarà di 140 watt, il numero di giri a vuoto sarà massimo di 4000 e l'angolo di levigatura va da -10 fino a +50. Il diametro del disco è da 125 mm, quindi si possono trovare ovunque, nei vari brico, su Amazon eccetera. Vi lascerò eventualmente pure dei link per poter comprare il diametro e la tipologia corretta. Più in basso ancora invece troviamo la levigatrice a mouse, impugnatura ergonomica per persone destrorse e mancine, facile sostituzione della carta abrasiva grazie all'applicazione a strappo. Avrà una potenza nominale di 160 watt, un numero di oscillazioni di 26.000 al minuto e un numero di giri di 13.000 al minuto. Molto indicata, vista la forma con punta triangolare, per andare a levigare quelle superfici che abbiano per esempio una cornice e che con un platorello rotondo non ci permetterebbero di arrivare nei vari angoli. Si utilizza sia per levigare le superfici ma anche per rimuovere un pochettino di ruggine, del colore su superfici verniciate e tante altre situazioni. Io lo utilizzo da un bel po' di tempo, ne ho diverse marche, le alterno, ma questa della Parkside finora non mi ha mai deluso, ha sempre funzionato benissimo. Invece a destra a 12,99 euro troveremo il saldatore ricaricabile, rapido riscaldamento iniziale e indicazione a LED dello stato di pronto all'uso, quindi con un LED ci avvertirà quando raggiungerà la temperatura di lavoro e ci permetterà, grazie al funzionamento a batteria, di utilizzarlo anche in situazioni nelle quali non abbiamo la possibilità di utilizzare la corrente elettrica. Sicuramente non potrà mai sostituire un saldatore a corrente elettrica per velocità di riscaldamento, per prestazioni e per tanto altro. Per esempio nell'automobile ho realizzato un impianto e in alcuni punti ho utilizzato Fastom, in altri invece ho dovuto realizzare delle saldature, e con questo tipo di saldatore ho trovato la soluzione ideale perché è molto pratico. Poi l'ho sostituito con il saldatore sempre della Parkside a gas, che è eccezionale, e lo stesso poi l'ho sostituito con quello della Weldinger, che è spettacolare. Comunque vi lascerò i link di questi prodotti che vi ho nominato per vedere le recensioni. Questo qua comunque funziona molto bene, la batteria è integrata, la temperatura massima raggiungibile è di 470 gradi e ripeto, ci sono situazioni nelle quali questo tipo di utensile è insostituibile. Guardiamo invece la pagina successiva. Da questa parte troveremo un misuratore di distanza laser al costo di 24,99 euro. Ha un ampio display e dei tasti che ci permettono di variare le varie funzioni, quindi possiamo ottenere sia delle misurazioni normali da un punto a un altro, oppure possiamo sommare diverse misure, possiamo sottrarre delle misure nel caso in cui ci siano delle finestre, delle porte eccetera, e ci permette anche di calcolare dei lati mancanti utilizzando il teorema di Pitagora. Insomma è molto ricco di funzioni e può avere la funzione di misurazione sia dall'estremità frontale che dalla base, quindi si presta a diverse situazioni ed è molto versatile e funziona pure molto bene, è molto preciso. L'ho testato paragonandole a strumenti professionali e ragazzi non mi ha deluso, rispettava perfettamente le misure. Può misurare con un range che va da 0,05 fino a 50 metri e la precisione della misurazione tipica è di più o meno 1,5 mm ed è possibile variare anche l'unità di misura tra metrica ed imperiale. Leggiamo anche la didascalia: misurazione continua con indicazione di distanza minima e massima, con funzione di somma o sottrazione dei dati di misurazione, funzione di memorizzazione, funzione di Pitagora che vi consente di trovare la misura di un lato conoscendone solo due, ed ha anche delle livelle integrate che ci permettono di posizionarlo correttamente ed evitare che inclinazioni sbagliate possano falsare la lettura. Più in basso c'è un misuratore di pH che in questa versione non ho mai utilizzato, quindi non so parlarvene. Avrà un intervallo di misurazione da 0 fino a 14 pH, la precisione è di più o meno 0,01 pH e la compensazione della temperatura a TC va da 0 fino a 80 gradi e costerà 9,99 euro. A fianco troveremo alcuni strumenti di misurazione, tra cui questo tester che ci permette senza contatto di trovare la presenza di tensione. Quindi si accenderà un LED nella parte frontale e ci permetterà senza contatto di conoscere le condizioni di un impianto, e può essere utilizzato sia su cavi che su prese, su strumentazioni per vedere se sono sotto tensione eccetera. Questo invece è un cercasatellite che non ho mai utilizzato e questo è un tester per prese.
ognuno di questi strumenti costerà 6,99 €. Anche questo ve l'ho già recensito, ha tantissime funzioni, non ve le elencherò, andate a guardare la recensione per capire di cosa si tratta. E questo invece è un misuratore di temperatura ad infrarossi che ci permette di rilevare le temperature riportandoci sul display in forma digitale la temperatura letta, e ha delle funzioni molto interessanti. Infatti ci permette di impostare dei range con temperatura massima e temperatura minima. In quel caso il display cambierebbe colore avvisandoci che abbiamo superato il range che avevamo impostato. Non è però uno strumento medicale, quindi non va bene per misurare la febbre, darebbe delle letture falsate, quindi utilizzatelo solo per misurare le superfici, alcune apparecchiature eccetera. L'ambito di misurazione, quindi il range minimo e massimo, sono da -50 fino a 380 gradi, non tantissimo, quindi qualche motore sulle pareti per capire dove la temperatura si può abbassare, dove il calore non è diffuso in modo corretto e quindi dove si potrebbe anche formare della muffa. Il margine di errore per temperature sotto lo 0 sarà di circa 1,5 gradi, invece per temperatura sopra lo 0 sarà di circa 3 gradi. Il rapporto del raggio emesso sarà di 12:1, quindi a 12 metri di distanza avremo un diametro della proiezione dei raggi laser di circa 1 metro. Andiamo più avanti e troviamo invece dei set di fresa a tazza composto da 6 pezzi. Però attenzione, perché nei 6 pezzi sono comprese anche le punte di trapano e i codoli delle stesse frese. In realtà in totale avremo 2 frese, per le quali però non è specificato il diametro. La profondità invece massima sarà di 50 mm e il numero di giri massimo sarà di 320 al minuto. L'alloggiamento del gambo sarà SDS, quindi si potrà utilizzare con tassellatori, demolitori eccetera, ovviamente che abbiano anche la funzione di rotazione, e il costo sarà di 17,99 €. A destra troveremo invece un set di lime per officina composto da 18 pezzi. In realtà questo è molto comodo perché oltre ad avere le 4 lime più grandi con la base piatta triangolare, semitonda e rotonda, avremo anche delle piccole frese che sono quelle che in alcune circostanze ritornano più utili per fare lavori di precisione. Al centro ci saranno le set di cerniere a chiavistello a 2,99 € con set pure catenaccio, e ancora a destra set di feltrini cunei fermaporta, questo in plastica che evita che la porta per esempio si apra con il vento oppure possa sbattere, oppure piedini con feltro. Ancora più in basso un altro articolo interessante, quindi oltre al flessometro anche questo metro che ci permette tramite questa rullina di misurare delle distanze fino a 50 metri. Sicuramente è più indicata per un utilizzo in cantiere, però questo tipo di rullina per prendere alcune misurazioni è praticamente insostituibile, anche perché il misuratore laser di cui abbiamo parlato poco fa dalla luce diretta del sole non funziona molto bene, anzi diciamo che se la luce del sole è molto forte praticamente non funziona affatto, e quindi è necessario utilizzare uno strumento come questo, pure perché raggiunti 50 metri, se si deve misurare un punto esatto oppure la distanza tra un paletto e un altro, puntare esattamente sul paletto a quella distanza con un puntino laser molto piccolo risulta praticamente impossibile. Andiamo ancora avanti e troviamo alcuni accessori molto comodi, tra cui guanti da lavoro, 2 paia. Questi sono utilissimi per tutti quei lavori nei quali c'è il rischio per esempio che alcune schegge possano entrarci nelle mani, possiamo ferirci perché stiamo prendendo magari delle piastrelle. Sicuramente non sono dei guanti antitaglio, però tra lavorare con le mani libere oppure lavorare con questi guanti sicuramente questi aiutano tantissimo, e hanno una copertura in gomma che ci aiutano anche ad avere un pochettino più di grip. Poi queste sono delle pinze autobloccanti regolabili composte da 3 pezzi, e queste me le avete viste utilizzare tantissime volte durante i lavori di saldatura, ma io li sfrutto in tantissime occasioni anche per svitare per esempio barre filettate, svitare delle normali viti, tenere uniti fra di loro dei pezzi che dobbiamo avvitare fra di loro oppure dei pezzi che stiamo incollando. Andate a vedere anche per questa la recensione perché sono utilissimi. Poi più in basso invece ci saranno degli articoli magnetici da lavoro, tra cui le barre magnetiche che vedete ad ogni mio video qua all'interno del mio laboratorio, e nella quale ho appeso, come si vede in questa foto, pinze, chiavi inglesi, martelli, insomma sono davvero molto resistenti. Andate a guardare il video della recensione e vedrete quanto possono tornare utili. Questi invece sono dei vassoi, essendo magnetico ovviamente, se al suo interno metteremo qualcosa che sia in ferro, per esempio rondelle, viti eccetera, ci permette di tenerle in modo ordinato anche in superfici non regolari, per esempio su una scala oppure se stiamo lavorando su un'autovettura. Dato che la parte posteriore è in gomma, quindi non graffia, potremmo utilizzarlo per metterci le varie rondelle e viterie che andiamo togliendo, e il costo sarà di 4,99 € ciascuno.
Questo invece è uno specchietto di ispezione che ci permette di riflettere zone che non riusciremo a raggiungere diversamente, perché essendo telescopico e snodabile possiamo inserirlo all'interno per esempio di un vano motore, oppure per ricercare oggetti che siano caduti e tanto altro. Ma nel caso in cui ci sia buio abbiamo anche la possibilità di utilizzare questa lampada telescopica con magnete all'estremità. Se ad esempio dovesse caderci qualche vite all'interno del vano motore o dovessero caderci delle chiavi all'interno di un tombino eccetera, sempre con questo tipo di accessorio potremmo arrivare in basso, individuarle e col magnete sollevarle. Poi in basso ci sono dei set di Fisher a 4,99 €, questi non è necessario nemmeno commentarli, sappiamo che Fisher produce tasselli e viti di ottima qualità. Poi troviamo degli accessori per tinteggiare composto da 10 pezzi a 11,99 €, anche la carta adesiva, nastro carta, per schermare e proteggere le varie superfici che non devono essere colorate. Nastro adesivo telato 50 metri per 50 mm, e questi che sono assolutamente da comprare perché sono dei set che ci permettono di spinare il legno, quindi di inserire delle spine, soprattutto nel caso in cui i fori siano già presenti e vogliamo ricopiarli su un nuovo pezzo di legno, oppure nel caso in cui stiamo realizzando una struttura ex novo. Infatti queste vanno inserite all'interno del foro dove va la spina e una volta appoggiato contro l'altra superficie, dato che qua abbiamo questa parte appuntita, ricopieremo sull'altra superficie il centro esatto. E poi con la punta di trapano, grazie a questi stop che vanno fissati tramite una vite a brugola e quindi stretti in modo saldo sulla punta di trapano, potremo forare senza eccedere con la profondità. A 3,99 € più basso invece troveremo vernice spray colorata oppure trasparente. E ancora più in basso set di ganci multiuso composto da 12 pezzi che ci permettono di appendere in garage e nei sgabuzzini diversi materiali, addirittura anche le bici, a costo di 12,99 €. E nell'ultima pagina, per il super weekend, almeno nel volantino della mia zona, è presente un'offerta che riguarda il misuratore a pinza oppure a penna, quindi la pinza amperometrica, e questo tester che ci permette di leggere diverse misurazioni sia per quanto riguarda la tensione eccetera. Costavano 17,99 € e costerà 12,99 €. Tra l'altro mi pare che siano usciti nelle ultime 2 settimane, quindi se siete interessati e non li avete trovati, andate a dare un'occhiata e date pure un'occhiata alla recensione perché li ho già recensiti, e andate a dare un'occhiata pure al mio canale Telegram che troverete giù nel primo commento e nella descrizione. Ragazzi, cosa dire, questo volantino effettivamente questa volta è molto ricco. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile per conoscere cosa troverete dalla settimana compresa fra il 18 e il 24 luglio 2022. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!